Ciao a tutti, in questo video parliamo del glaucoma nel cane e nel gatto. Sarà un primo video introduttivo, poi ne usciranno altri in cui parleremo del glaucoma primario nel cane, del glaucoma secondario nel cane e nel glaucoma del gatto, in modo che non sia un video troppo pesante. Il glaucoma che cos'è? Fondamentalmente con il termine di glaucoma si identifica un gruppo di malattie che causano fondamentalmente un'aumentata pressione intraoculare che causa dei danni a livello del nervo ottico e di retina. Questo aumento della pressione intraoculare fondamentalmente è causata dall'aumento dell'umore acqueo prodotto dal corpo ciliare. La parte, diciamo, le cellule epiteliali non pigmentate producono l'umore acqueo che chiaramente in condizioni di normalità viene prodotto e poi viene drenato. Quindi quando abbiamo un glaucoma c'è un problema o di iperproduzione, rarissimo se non praticamente inesistente, oppure una difficoltà di drenaggio dell'umore acqueo. Questa difficoltà avviene di solito in due punti. Abbiamo il drenaggio di questo umore acqueo che sono l'angolo irido corneale e l'angolo uveosclerale. Molto più frequente l'angolo irido corneale. Di solito l'angolo irido corneale è la causa, diciamo, un'anomalia, diciamo, in quel punto, di solito la causa del glaucoma primario, mentre invece il glaucoma secondario è più legato a patologie magari legate a una aderenza tra la lente e la pupilla, oppure presenza di neoplasie che possono far sì che evita il drenaggio, diciamo, dell'umore acqueo e quindi ha un aumento della pressione. Quanto è la pressione intraoculare normale nel cane e nel gatto? Nel cane intorno ai 15-25 mm di mercurio, nel gatto 16-27 mm di mercurio. Questo video cerco di farlo in modo da farvi capire l'importanza di misurare la pressione intraoculare nel cane e nel gatto, perché si stima che un 10% di patologie oculari molto spesso hanno comunque un aumento della pressione intraoculare, quindi è molto importante, soprattutto in animali anziani, adulti anziani, avere l'accortezza di non aspettare troppo quando si sospetta un glaucoma e quindi inviare il caso, se si è un medico di base, o comunque andare da un medico specialista, da un oftalmologo specialista, per andare a misurare comunque, oltre a fare una visita chiaramente oculistica, ma la misurazione della pressione è molto importante e si effettua attraverso uno strumento che si chiama tonometro, che chiaramente va a misurare se c'è un aumento di pressione, quindi un glaucoma. Esiste anche un altro strumento per andare a valutare chiaramente l'angolo iridocorneale che si chiama gonioscopia, che ci permette chiaramente di valutare l'angolo iridocorneale. Esistono dei glaucomi acuti e cronici, e in base chiaramente al fatto che è acuto o cronico abbiamo a volte diversi segni clinici. Diciamo che nel glaucoma acuto, molto più frequente nel cane, abbiamo sicuramente un aumento improvviso e quindi dolore, edema corneale, congestione episclerale, cecità. Nel gatto abbiamo più un glaucoma molto spesso cronico e chiaramente abbiamo questa pupilla dilatata. Molto spesso nel gatto, il gatto è un grande, riesce sempre a nascondere bene le malattie. Come abbiamo detto, il glaucoma si divide in primario e secondario e le cause, come ho detto prima, di solito sono un'anomalia a livello di angolo iridocorneale per quanto riguarda il glaucoma primario, mentre invece per quanto riguarda il glaucoma secondario sono patologie secondarie di altre parti dell'occhio che poi causano un aumento della produzione dell'umore acqueo. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo sempre che se siete
studenti di medicina veterinaria o proprietari di cane e gatto, a cui è stata magari diagnosticata la patologia e volete capirne di più, vi invito ad iscrivervi al canale qua sotto e supportare il progetto con un mi piace. A seguire di questo video, nelle prossime settimane, ripeto, usciranno poi nei dettagli quali sono le cause di glaucoma primario, parleremo di glaucoma primario del cane, parleremo di glaucoma secondario nel cane e poi parleremo di glaucoma nel gatto. Un saluto a tutti, alla prossima.